Storytime, Evoluzione Radio. Ciao a tutti amici di Storytime, io sono Gaia Pocchi, oggi sono qui negli studi di Bologna in compagnia di Luca Angeletti. Ciao Luca. Ciao, un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Luca, innanzitutto tu come stai? Bene, un po' emozionato, la primissima volta per me. Però un'emozione positiva. Sì, ovvio. Questo è l'importante. Infatti dovete sapere, cari ascoltatori, che Luchino Anna, che poi è il tuo nome, insomma, che utilizzi quando giochi online, perché appunto Luca è uno streamer, Esatto. e oggi è venuto qui a parlarci un po' di lui, della sua storia e raccontarci tutto il suo mondo. Però prima di tutto, appunto, Luca, io vorrei che ci raccontassi un po' di te. Ok, allora, in realtà la passione per i videogiochi c'è sempre stata, poi è subentrata, come tante persone con l'arrivo del Covid, la questione dello streaming. Chiusi in casa ho detto, ma che facciamo? Qualcosa dovrò pure inventarmi, e a ottobre circa del 2020, ho detto giochiamo, tanto il tempo lo devo passare, ci metto una live che mi piace, e da lì è partito un po' il tutto. In realtà la storia è molto un po' più lunga, l'ho presa anche un po' per sfida, con le mie figlie, che guardando le live di altri ho detto, sai che c'è, quello lo posso fare anche io, detto fatto. E quindi ho preso la palla al balzo e ho cominciato. Ecco, allora saranno soddisfatte e fiere le tue figlie, Sì, immagino. sì. Ecco, ma c'è stato un gioco poi in particolare che ti ha ispirato a diventare uno streamer? Assolutamente sì, è un gioco che inizialmente non guardavo, lo guardavo in lontananza, come per dire quello non mi piace, invece poi ho cominciato, è Fortnite. Ok. Come tanti streamer hanno cominciato con questo gioco qua, che è un gioco che comunque va, e ho cominciato appunto con questo gioco, poi da lì è stato tutto un sempre susseguirsi. voluto, Sì, ecco, sì, certo. sì. Ecco, tra l'altro una cosa importantissima, immagino, per lo streamer è un po' il contatto con il pubblico, ma Sì. soprattutto far rimanere sempre alta l'attenzione, Non no? è facile, Ecco. anche perché gli spettatori che arrivano in live entrano, spaccano, escono e Ciao. Esatto, citazione. Però è una cosa che o ce l'hai di natura, secondo me, o Certo. fai fatica a intrattenere, perché tanti streamer giocano e basta. Io cerco di intrattenere. Il gioco per me è uno strumento di intrattenimento, perché faccio schifo a giocare e quindi Però è una sai cosa. tenere compagnia. Sì, so intrattenere, Ok. e una volta che parti poi non ti rendi nemmeno conto, arrivano la gente, scrivono, e devi essere bravo a leggere i commenti velocemente, perché sennò poi uno si annoia e Certo. scappa dalla live. Ma poi ci sono delle tecniche particolari che utilizzi, oppure... Allora, io diciamo che uso me stesso, perché sono un totale imbranato nel gioco, ma anche in tante situazioni, quindi mi rendo ridicolo, ma so ridere di me stesso, insomma, e la gente che mi segue mi conosce, perché posso far ridere da un momento all'altro, tiro giù magari una parola inventata al momento che può causare una risata, oppure vengo eliminato costantemente nel gioco, può nascere qualsiasi cosa in live con me. Certo. E chi mi segue lo sa, e mano a mano la cosa si diffonde, arrivano altre persone a vedere io che faccio il cialtrone, come dico. Ecco, ma quando poi devi decidere, no, di fare una diretta, come fai a scegliere il gioco di quel giorno? Segui un po' i trend, fai quello che ti piace? Sono sempre stato molto combattuto su questa cosa, perché se vuoi spettatori devi portare i giochi che vanno, che certo. poi però portano tutti. Io da videogiocatore appassionato mi impunto, certe volte dico io voglio portare quel gioco là, anche che faccio uno spettatore, 0 spettatori o 5 persone che mi seguono, lo porto comunque, perché non voglio focussarmi per forza sempre sul solito gioco. Voglio portare, anche perché tramite altri giochi diversi posso portare anche un me stesso che magari uno non si aspetta di vedere, più Certo. concentrato, posso impostare la live in una maniera diversa. Ecco, tornando a parlare insomma un po' della community, che appunto è importantissima, Sì. Tu come interagisci poi con i follower attivamente? Allora, diciamo che non è facile costruire una community, perché il mondo internet ormai, cioè, penso che lo sanno anche i muri, tante persone si nascondono dietro una tastiera, possono aggredirti o possono certo. volerti bene. Ci ho messo tanto tempo cercando di eliminare le persone
tossiche, tra virgolette, però sono rimaste quelle persone che a me vogliono bene, mi seguono proprio per me, non per quello. Io posso portare anche il gioco di Heidi che va a cercare le pecore sopra i monti e le capre, e loro sono là. Seguono. E non è facile, però non è nemmeno impossibile. La community è il cuore pulsante di quello, Certo. cioè se non ci sono loro non ci sarei nemmeno io, di conseguenza. Ecco, c'è stato un momento, qualcosa che ti porti nel cuore, che proprio hai condiviso con la community? Un Allora, aneddoto? con la community ne ho condivise davvero tante, talmente tante che potrei scriverci un libro, però quando riesci anche a condividere per esempio i successi, dove loro sono contenti dei traguardi raggiunti insieme, perché alla fine si fanno insieme, io i numeri li faccio con loro, con chi mi segue, quello è uno dei momenti più belli da poter condividere, però nei miei canali ci sono talmente tante clip di figuracce che faccio, dove una volta c'è uno che mi seguiva, un'altra volta c'è un'altra ragazza, cerco di dare da spazio e farli entrare nei miei video. Quelli, ti ricordi quella volta quando hai fatto un record per esempio, ce ne sono veramente tante, ci siamo anche emozionati delle volte. Questo è bello, poi sono le sì, cose che ti danno più è soddisfazione, vero. no? Non è così scontato di emozionarsi con i videogiochi, Certo. però succede. Tra l'altro immagino che comunque il mondo dello streaming, dello streamer in generale, non sia proprio tutto rose e fiori, no. come dicevamo prima ci sono i leoni da tastiera, ma immagino che ci siano tantissimi Esatto. altri ostacoli che ogni giorno devi affrontare. Sì, allora, vabbè, i soliti commenti degli haters, quelli ormai mi scivolano addosso, ci ho fatto la scorza. Però ci tengo a raccontare questa cosa. Una volta mi sono proprio incapponito, una volta giravano dei commenti dove dicevano: ma non ti vergogni, c'hai 40 anni e ancora stai lì a giocare ai videogiochi. Ma ragazzi, c'è un'età per giocare ai videogiochi, sinceri, onesti, io non penso, io mi immagino a 99 anni, mi tremano le mani col joystick in mano e sto là a giocare, a divertirmi, magari me l'avvierà il gioco mio nipote, che ne so, però sto là. Quindi ragazzi, ci ho fatto una serie di video e tante persone dicevano: hai ragione assolutamente. Che poi, se posso dire, queste persone che criticano magari chi gioca ai videogiochi poi sono gli stessi che nel telefonino hanno Candy Crush, giochi che sono la stessa identica cosa praticamente. Assolutamente. Quindi Si creano magari delle invidie, delle gelosie, però io cerco di essere il più trasparente possibile con tutti. A volte non ce la fai e esplodi, però anche qua sono riuscito a gestirmela. Le prime live ero un pochettino un po' più, come si dice? Esuberante, diciamo così? Sì, diciamo così. Ecco, ma allora quindi vorresti dare magari un consiglio a chi come te vorrebbe appunto fare questo? Allora, il consiglio in assoluto è essere sempre se stessi, non cercare di imitare il signor streamer big oppure vedere di essere qualcuno che non si è, insomma. Dovete essere voi stessi, non mollare mai, perché di streamer che io entro, faccio tutto, poi dopo un mese il canale è chiuso, questo non fa più live, quello non pubblica più video, ne ho visti veramente tanti. Se lo cominciate e andate avanti. I momenti ci sono e ce ne sono anche tanti, ma ci saranno anche momenti di soddisfazione, di gioia, quindi essere voi stessi, e se cominciate portatelo avanti come un impegno, ma anche come soddisfazione personale. Ecco, allora adesso io parlerei un attimo con te invece di futuro, quindi vorrei chiederti se ci sono, non so, dei progetti, qualcosa in cantiere, qualche nuove forme di contenuto, raccontaci un po' il futuro. Ok, allora io in realtà di progetti ne ho, e fortunatamente sono, diciamo tra virgolette, i progetti che hanno cercato me, perché io dopo il periodo estivo delle ferie ho detto: parto, vediamo con calma a settembre. E invece a settembre chi mi ha scritto, chi mi ha cercato, è un po' un casino, volevo stare un po' più nel chill, come si dice, però progetti, allora sicuramente vorrei concentrarmi di più sui video reaction, ho già fatto qualcuno in passato, sono andati molto bene. Adesso sto collaborando con una pagina di carte Pokémon, quindi io di carte Pokémon non ci ho mai capito una mazza, mi sono sempre piaciute e mi sto buttando anche su questo mondo, poi vedremo, ho cambiato tantissimo nel corso degli anni, dal 2020 ad oggi.
Chi vivrà vedrà, diciamo così. Esatto. Ecco, allora ovviamente tu che sei un uomo di social, io ti lascerei e lascerei i nostri ascoltatori lasciando tutti i tuoi contatti, così sanno dove seguirti, dove magari anche solamente contattarti. Quindi come farlo? Per email a luca_angeletti@libero.it, e poi ovviamente su Instagram e TikTok col nome Luchino Ann, e poi ovviamente YouTube, la compagnia dei Nabbi. Esatto. Perfetto Luca, io ti ringrazio per essere stato qui con noi Grazie oggi a voi. e ti faccio ovviamente un grande in bocca al lupo per il futuro. Crepi. Da Bologna è tutto e alla prossima storia. Storytime. Evoluzione Radio.